Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere gli avanzamenti del plastico modulare. Cominciamo ad allestire la parte, diciamo, dell'armamento della zona stazione, come avete visto nel progetto. Stiamo allestendo quindi il modulo D e il modulo E, che sono due moduli centrali che rappresentano la stazione centrale dell'intero plastico. Ora cominceremo a mettere giù i flessibili, quindi partiamo subito ragazzi e buona visione. Dunque, guardando il progetto modulo D, modulo E, siamo praticamente con una serie di flessibili centrali e degli scambi finali, quindi c'è da fare tutta una serie di tratti rettilini con degli scambi che adesso andremo a vedere. Vi voglio ricordare che in questo progetto utilizzerò solo ed esclusivamente scambi Pico e binari flessibili Pico. Non uso altri tipi di binari, faccio tutto a taglio, quindi anche le curve verranno fatte direttamente da me, quindi sarà da divertirsi. Quello che sto per fare adesso è la posa momentanea dei binari per cercare di cominciare a capire la struttura di quello che è l'armamento, poi verranno rimossi, messa l'eulite per fare la massicciata e poi riappoggiati sopra. Allora ragazzi, guardate, dal modulo E a quello F abbiamo questo passaggio, vedete? Qui diventano scambi, quindi gli scambi non sono all'interno del modulo E ma su quello F. Infatti io ho allestito un momentaneo modulo F di riferimento fake, diciamo, e questo è quello già giusto. Quella è la stazione di riferimento e questi sono, diciamo, le interlinee per la misurazione più o meno esatta. Adesso lo sono appoggiati per una questione visiva, per capire qual era lo spazio della nostra stazione, e quindi vedete che corrisponde a quello che abbiamo messo qui, che sono i 4 binari della prima linea, gli altri 4 binari della seconda linea e questi 2 binari che rappresentano una linea di navetta. Ora con delle puntine da disegno vado a fissare i binari in maniera, diciamo, quasi definitiva, perché in realtà dopo dovrò risollevarli per mettere sotto l'eulite per creare appunto il basamento per la massicciata. Esteticamente non è il massimo vedere le puntine, ma sappiate che poi vengono rimosse. Prima cosa, matita, righello, e cominciamo a tirare le linee che rappresentano il punto di riferimento per tenere i binari più dritti possibile. Non è facile ragazzi, sappiatelo, col flessibile specialmente non è facile. Corre veramente tanto tempo e andare a utilizzare più puntine possibile per tenere fermo al meglio. Abbiamo stabilito che si parte lasciamo uno spazio di 3 cm da questa parte, altri 3 cm qui, tiriamo la prima linea, poi ne facciamo altri 3 di qua, altri 3 qui, fino alla fine del modulo. Andiamo la prima linea, seconda linea, abbiamo la prima linea di riferimento. Andiamo a posizionare il primo binario, quindi inaugurazione della posa del primo binario, in questo punto. Ora vi faccio vedere una cosa importantissima, tra l'altro. La cosa importantissima è appunto il posizionamento, vedete, sulla linea che ho appena trattato. Lo utilizziamo proprio come appoggio delle traversine. Sopra su questa linea qui dobbiamo essere precisi con le traversine. Cosa invece ancora più importantissima, quella che nel punto finale del modulo la testata del fungo il binario deve essere proprio appoggiata. Già a occhio vedete ragazzi che già a occhio, visto dall'alto, è perfettamente attaccato. Ok ragazzi, nel frattempo ho posizionato i primi 2. Come potete vedere dal modulo, qua partiamo con questa intersezione, quindi scambio contro scambio, e ho deciso appunto di partire in questa maniera, ok? Quindi abbiamo scambio contro scambio mantenendoci sulla linea che abbiamo disegnato prima. I 2 binari che arrivano alla fine del modulo sono esattamente a misura della fine del modulo, ovviamente sono solo appoggiati, dopo faremo il posizionamento finale. Ora proseguiamo a fare il rettilineo fino in fondo. Ragazzi, allora qua ho identificato attraverso il progetto il punto preciso del cuore dello scambio, quindi in questo posto va posizionato lo scambio. Qui dobbiamo realizzare un R9 di collegamento tra il flessibile e lo scambio, e qua un altro rettilineo. Ovviamente l'R9 lo faccio a mano. Ragazzi, ovviamente io durante il video sto facendo passare avanti con la musichetta, vi faccio vedere appunto le giunture, ma poi ci sarà un video dedicato come fare le giunture, come fare i tagli dei flessibili, che attrezzature utilizzare, come vanno lavorati ed eventualmente come vanno saldati. Ok ragazzi, ho fatto l'R9, questo è stato fatto a mano. Vedete che le traversine sono spostate in maniera irregolare. Tutte le traversine che io stacco le conservo, perché poi in fase di allestimento definitivo verranno sottoposte, quindi verranno rimesse, ovviamente mantenendo quello che è il decoro originale. Quindi ovviamente poi vi farò vedere come fare i tagli di giunzione e le saldature, ma questo lo faremo una volta posizionato tutto.
Abbiamo fatto quindi questa tratta che parte appunto da qui, in questa intersezione. Questa è praticamente una piccola stazione di una navetta e qua diventa poi binario singolo, come appunto si vede dallo schema. La prima linea è questa qui, poi diventa binario singolo e andrà nell'altro modulo per andare a fare la stazione terminale di qua, di testa, e poi ce ne sarà un'altra da quest'altra parte, ma poi lo vedremo più avanti. Ragazzi, per adesso il video si ferma qua. Io purtroppo lo dico, l'ho detto spesso nelle ultime volte, non ho molto tempo da dedicare a questo settore perché il negozio non ce l'ho più, faccio tutt'altro e quindi sto cercando di farlo nei tempi di ritaglio nel miglior tempo possibile. Però voglio dire, ci stiamo anche divertendo, quindi prendiamoci il tempo che ci serve, perché queste sono cose che devono essere fatte in un certo modo, richiedono un sacco di tempo. Solo per fare questa tratta ci ho messo tipo 3 ore. Non avete visto i tagli, non avete visto i momenti in cui tiro fuori il Dremel per segare, per fare eccetera. Prossimo video faremo praticamente il posizionamento di questa linea definitiva, quindi la andiamo a concludere e gli mettiamo anche le ulite sotto, cominciamo a posizionarle e vederne almeno una già finita e poi passeremo a quelli successivi fino ad arrivare all'ultimo binario, all'ultimo tronco. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, un abbraccio.